Il Giappone ci affascina per innumerevoli motivi: la sua storia, le sue tradizioni e rituali, le arti marziali e i samurai, la sua filosofia e delle religioni estremamente diverse da quelle occidentali. Pochi conoscono però che in questo stupendo territorio esiste una cultura e un popolo che preesistono a tutto questo, gli Ainu. Questo popolo esiste ancora oggi e la loro cultura si esplica in una lingua unica, in credenze religiose animistiche incentrate sul profondo rispetto per la natura, danze tradizionali e rituali legati agli incantesimi. Gli Ainu furono la popolazione originaria del Giappone e solo successivamente si innestò il fenotipo asiatico che oggi tutti noi conosciamo. Gli Ainu, inoltre, e questo è importante ribadirlo, hanno sempre vissuto in armonia con la natura. Oggi potremmo davvero imparare ancora molto da loro. Si tratta di un gruppo etnico che viveva originariamente nell'isola di Hokkaido, dove li possiamo trovare ancora oggi, e Sakhalin a nord del Giappone, nelle isole Kurili, nonché storicamente di Honshu e delle coste della penisola della Kamchatka. Sono sempre stati un popolo dedito alla caccia, alla pesca dei salmoni, alla costruzione dei loro villaggi chiamati kotani, lungo fiumi o in riva al mare, vicino all'acqua ma al sicuro da catastrofi di tipo naturale, così ci raccontano le loro tradizioni. Si vestivano ieri, come anche in parte oggi, con pelli di animali, panno di corteccia e fibra di ortica, decorando i loro abiti tradizionali, i kaparamip, con caratteristici motivi geometrici. Fino al XX secolo la popolazione indigena degli Ainu viveva separata dal resto della popolazione giapponese, mantenendo viva la loro antichissima lingua, cultura e religione di tipo animistico. Il loro rituale più importante prevedeva la cattura di un cucciolo d'orso che veniva poi allevato come membro della comunità e poi purtroppo ucciso nel corso di una cerimonia rituale. Avendo trattato bene l'animale in vita, lo spirito dell'orso, secondo le loro tradizioni, assicurava benessere alla sua comunità adottiva. Ma cosa rimane oggi di questa comunità indigena? La storia degli Ainu è stata in gran parte dimenticata e se ne parla, personalmente ritengo, ancora troppo poco. Ecco perché è arrivato il momento di riscoprirla insieme. Le origini degli Ainu sono oscure e misteriose, ma alcuni studiosi ritengono che questo popolo possa discendere addirittura dall'antico popolo Jomon, diffuso nell'area giapponese tra il 14.000 e il 1300 a.C., quindi stiamo parlando di un periodo veramente remoto. Vediamone le origini mitiche. Gli antichi scritti sacri dello shintoismo, che sono il Kojiki e il Nihon Shoki, narrano che Susanoo, un kami, ovvero una divinità, in questo caso del vento e della tempesta, rifiutato l'incarico che gli era stato affidato dal padre Izanagi di governare i mari, andò a lamentarsi da sua sorella Amaterasu, che era la personificazione del sole e governava quelle che sono chiamate le pianure dell'alto cielo, cioè una sorta di paradiso nipponico, luogo di origine e residenza degli innumerevoli kami delle divinità. C'è anche da dire che Amaterasu, secondo la tradizione giapponese, è la mitica progenitrice della dinastia imperiale che ancora oggi regna su questo paese. Qui, per avere distrutto le risaie di Amaterasu, insozzato la sala dei banchetti delle divinità con i propri escrementi, avere scorticato contropelo, dice la tradizione, il sacro cavallo di sua sorella, Susanoo fu scacciato e condannato a vivere tra gli uomini.
Sulla terra Susanoo ed i suoi numerosi discendenti conobbero molte donne dalle quali nacquero diversi personaggi che spartirono tra loro la terra antica di Yamato, cioè il Giappone, mantenendo una situazione di continuo conflitto tra i diversi feudi che si erano originati. Questo ce lo racconta appunto il testo sacro Kojiki. Tempo dopo Amaterasu decise di unificare e appacificare l'arcipelago dai suoi discendenti, mandando suo nipote Ninigi a compiere questa impresa. Uno dei figli suoi, Jinmu, dall'isola di Kyushu, da dove proveniva, si diresse verso il Giappone centrale, sottomettendo chi della numerosa progenie di Susanoo riconosceva la sua supremazia e uccidendo senza pietà, ci racconta sempre il Kojiki, i signori delle terre che si ribellavano alla sua avanzata. In poco tempo il condottiero riuscirà a sottomettere una buona parte del paese, divenendo quindi il primo imperatore della dinastia dei Tenno. Alcuni individui, tra cui dei capi locali sia ribelli che altri un po' più docili, incontrati da Jinmu nelle parti dei testi sacri dedicati alla sua opera di conquista, sono dotati della coda, una curiosa caratteristica attribuita anche alle orde di cavernicoli brutalmente sterminati nei pressi di Osaka e di Ise. Non sono pochi gli studiosi che identificano questi feroci barbari citati soprattutto nel Kojiki e in altri testi sacri giapponesi con i membri delle tribù degli Ainu preistoriche che furono o sarebbero stati decimati e spinti sempre più a nord verso Hokkaido nel corso dei secoli. Hokkaido, guarda caso, diventerà la patria dove poi questo popolo indigeno si stanzierà in maniera abbastanza stabile. Queste sono le origini mitiche, ma vediamo cosa dice la teoria scientifica e storica al riguardo. Quella più accreditata sull'origine degli Ainu ipotizza che i loro antenati, in tempi remoti e per ragioni che oggi ci sono del tutto oscure, si siano separati da un ceppo originario, forse proveniente dalla Siberia, e siano giunti verso il XII-XI millennio a.C. nell'arcipelago giapponese, passando per Sakhalin e le isole Kurili e sviluppando nel corso dei secoli una parte di quella che diventerà la cultura Jomon. Recentemente però la genetica ha dimostrato che molti degli Ainu e parte degli Emishi, un altro gruppo etnico, a cui appartenevano anche i Jomon stessi, appartengono tutti all'aplogruppo D, per una misura del 34,7%. Tale aplogruppo genetico identifica i discendenti dei cacciatori-raccoglitori che arrivarono in Giappone dal continente asiatico in un momento in cui queste due regioni erano fisicamente collegate, ovvero in un periodo storico che varia tra i 20.000 e i 12.000 anni fa, prima che l'avanzare del livello del mare, l'innalzamento dei livelli marini alla fine dell'ultima glaciazione separasse l'arcipelago giapponese, spingendo i Jomon e altri popoli a diffondersi nelle isole nipponiche in un raggio a forma di U nella zona settentrionale del Giappone abitata dagli Ainu e nelle isole Ryukyu nell'estremo sud come le isole Okinawa. La teoria della provenienza continentale degli Ainu sembra ulteriormente confermata anche dal fatto che la parola Ainu, che indica il mare di Okhotsk, sia traducibile come Makun Rep, che significa mare lasciato indietro o anche mare antico. In base a questi risultati, oggigiorno la teoria dominante e più accreditata è che queste popolazioni siano effettivamente ricollegabili al periodo Jomon, alla civiltà Jomon, ovvero agli antenati degli attuali Ainu. Gli Ainu hanno inoltre vissuto nei territori incontaminati delle isole giapponesi a lungo, ma una volta che sono entrati in contatto con la popolazione continentale, i giapponesi odierni hanno finito per perdere gradualmente terreno e venire confinati nelle zone montuose di Hokkaido, lontano dai loro principali mezzi di sussistenza. Quella degli Ainu dunque è una vicenda dolorosa
che ricalca quella di molte altre comunità indigene. Mi viene in mente quella dei nativi americani, ad esempio, a cui la terra è stata sottratta e la cui cultura è stata relegata ai margini di quella dominante. Nel corso dell'Ottocento, infatti, gli Ainu sono stati sottoposti a duri tentativi di omologazione da parte della popolazione giapponese. Molti sono stati deportati, le donne sono state costrette a sposare forzatamente uomini giapponesi, mentre la loro lingua e cultura veniva fortemente osteggiata e considerata arretrata e barbara. Il governo dell'epoca, insomma, era determinato a cancellarne quasi totalmente la cultura, tanto che nel 1899 è stato approvato un atto che etichettava gli Ainu come ex aborigeni, proprio con l'idea che presto sarebbero stati completamente assimilati nella cultura giapponese. Con quel provvedimento agli Ainu è stata concessa la cittadinanza giapponese, negandogli però di fatto lo status di gruppo indigeno. Da quel momento in poi il governo nipponico ha cercato in tutti i modi di sopprimere questa popolazione indigena, tanto che nel 1997, quindi non molti anni fa, un atto ufficiale ha riconosciuto la totale assenza di minoranze etniche nel paese, cioè in Giappone. In realtà gli Ainu, per quanto decimati e privati delle loro terre, continuano ancora oggi a vivere a Hokkaido. La loro lingua si ritrova nei toponimi dell'isola e la loro cultura continua a venire faticosamente tramandata. Solo nel 2019 il Giappone ha riconosciuto gli Ainu come un gruppo indigeno, ma il recupero delle loro tradizioni è stato ed è molto lento e doloroso. Culturalmente gli Ainu praticano una religione di tipo animistico, che vede cioè in ogni oggetto, animale o fenomeno atmosferico la presenza di un dio. Per questo motivo essi si affidano ad un nutritissimo pantheon di dei, i Kamui, da notare anche la possibile connessione con i kami, corrispondente alla parola giapponese che viene riferita alle divinità shintoiste. Questi kamui per gli Ainu influiscono positivamente o negativamente su ogni ambito della vita umana. Benché incanalino il loro potere negli elementi della natura, i kamui vivono in un altro universo simile a quello degli uomini e si dividono in dei pesanti e dei leggeri, cioè alcuni più importanti e altri meno importanti. Gli uomini invece vivono nel Moshur, la terra che tutti noi conosciamo e viviamo. Gli Ainu non assorbiti dalla cultura nipponica vivono nei Khotan attualmente, villaggi un tempo ad organizzazione tribale presenti soprattutto lungo le coste o nelle valli fluviali nell'isola di Hokkaido, guidati da un capo che viene chiamato Khotan Korokur, che veniva scelto per particolari abilità nella caccia e della pesca o per la distinta provenienza familiare e a cui spettava il compito di far rispettare le leggi della tribù tramandate oralmente, sovrintendere alle celebrazioni religiose e poi guidare in generale la comunità. Le famiglie Ainu sono poi di tipo nucleare, simili cioè a quelle del mondo occidentale. Secondo la tradizione, sia uomini che donne diventano adulti agli occhi della comunità tra i 12 e i 15 anni, a seguito di una particolare cerimonia. Dopo di questa, i ragazzi cominciano a vestire l'abito tradizionale, che viene chiamato kaparamip, e soprattutto a farsi crescere la barba, un simbolo di saggezza e di virilità. Le ragazze invece si tatuano le mani, le braccia e le labbra come segno di prestigio sociale. Una volta terminata l'operazione, spesso piuttosto dolorosa, che prevedeva l'incisione con un rasoio appunto delle labbra e il depositarvi della polvere di carbone per rendere la zona più scura, le donne erano considerate pronte al matrimonio. Questi usi fino agli anni 30, se non proprio comunissimi, comunque erano ancora presenti e utilizzati, ma oggi sono quasi totalmente scomparsi, nonostante siano ancora vive alcune anziane Ainu tatuate e dei patriarchi che si lasciano crescere la barba, non si rasano.
In particolare il costume del tatuaggio delle labbra, così come della laccatura nera dei denti presso le donne giapponesi, è stato del tutto dimenticato da almeno 60 anni. Tutto questo ci porta a vedere come del nostro pianeta conosciamo ancora veramente poco e come solo una vera e seria ricerca possa permetterci di riscoprirne non solo la storia, ma anche le tracce di quei popoli e di quelle civiltà che hanno solcato la sua terra nel corso dei millenni. Gli Ainu ci riservano ancora molti misteri e non mancheranno sicuramente nel futuro altri video per approfondirli.